Questa è la prima di una serie di 12 puntate per sviluppare 6 grandi argomenti con 2 video per argomento. E vedremo gli argomenti su cui concentrarci, che saranno prima di tutto l'alternanza di equilibrio e la resistenza alle forze laterali. Poi ci occuperemo del piede, caviglie, vincolo e tensioni muscolari. Poi passeremo alla distinzione tra le forze assiali e le forze che danno taglio allo sci. Parleremo poi di una cosa assolutamente necessaria per fare grandi progressi, dell'anticipo motorio e del decidere in quale direzione andare, che dimensione dare alla curva. Parleremo poi della perdita di quota dello sciatore durante la curva e della determinazione per cercare accelerazione in curva. E il sesto capitolo sarà dedicato alla massima velocità, taglio e scorrevolezza dello sci esterno alla curva, abbinata alla massima azione di grip di tenuta, quindi con l'utilizzo di tutti e due gli sci, esterno e interno, in modo da arrivare ad una curva sportiva dove la nostra tecnica raggiungerà la massima efficienza. Torniamo quindi all'argomento di questa puntata, l'alternanza di equilibrio da esterno a esterno, sinistro, destro, con un appoggio pieno sul lato esterno alla curva, sinistro, destro. Questo è un po' lo schema del nostro corpo con le sue articolazioni, visto di fronte. Quando vado a saltare sul piede destro, la spalla destra gli sta sopra, però perché questo avvenga bisogna che le anche siano sciolte in questo senso. Passo dall'altra parte e la spalla sinistra va sul piede sinistro. Ci vuole un'alternanza di equilibrio da una parte e dall'altra che ha bisogno di questa scioltezza nell'articolazione delle anche, in modo che il busto possa andare a portarsi inequivocabilmente in equilibrio sul piede di appoggio. Andiamo in palestra con Gianluca Branciaroli e vediamo una semplice alternanza di passi. Si vede l'appoggio pieno sul piede destro e sul piede sinistro, alternati. Possono essere accentuati evidenziando la presenza della spalla sul piede e, cosa ancora più evidente, quando facciamo dei balzi laterali dove l'appoggio su quello che sarebbe l'esterno alla curva diventa veramente evidente, e qua abbiamo anche evidenziato gli assi delle anche e delle spalle. Torniamo in pista e vediamo delle curve consecutive, blande, dove possiamo vedere l'alternanza d'equilibrio, il rilancio elastico mentre si prende appoggio per partire per la curva successiva. Qua siamo sul lato sinistro con una buona tensione muscolare e qua sul lato destro. Evidenziamo anche qui gli assi delle anche e delle spalle. Ecco qua un esercizio simpatico, Paolo Malfatto fa il vigile e Carlo D'Ercole fa l'allievo, che cerca di mantenere l'automatismo del passaggio da piede sinistro, destro, nonostante la distrazione del dover stare attento alle indicazioni del maestro. Torniamo ancora alla sciata di Anna Chiara Gerolimetto e Andrea Testa, una sciata un po' più grintosa di quella che abbiamo visto prima, ritmica, con una buona alternanza da esterno a esterno. Qui vediamo una discesa tirata di Andrea Testa, curve più ampie, e lo schema rimane sempre lo stesso, quindi diventa fondamentale veramente riuscire a prendere consapevolezza piena di questa alternanza con un equilibrio simmetrico e un assetto simmetrico da una parte e dall'altra, in modo da sciare con la stessa facilità sulle due curve.